Bentornati sugli Esauriti con Jacopo E Pat? e oggi parleremo delle qualificazioni, ovvero capiremo insieme quali sono i paesi che secondo me e secondo Pat passeranno le semifinali e arriveranno dritti dritti nella finale del 22. Ma prima di tutto lanciamo la sigla! Vai! Eccoci qui, allora Pat, Oh mamma mia, sono emozionatissima. Le semifinali sono sempre più vicine, manca meno di una settimana. E diciamolo, noi, avendo l'accredito stampa, abbiamo visto le prove, quindi abbiamo un'idea già un pochettino più piena, più completa di come saranno i vari staging, no, Jaco? secondo me mai come in quest'anno le semifinali sono assolutamente squilibrate. Sì. Io penso che veramente tutto, non voglio dire il meglio, però la maggior parte dei più bei pezzi che abbiamo quest'anno in gioco sono nella prima semifinale e infatti noi parleremo oggi proprio di questa prima semifinale. Sì. Quindi io direi cominciamo dal primo paese che secondo noi si qualificherà, che è la Lituania. Sì, siamo entrambi d'accordo sul fatto che la Lituania non avrà nessun tipo di problema a qualificarsi. Sì, io la vedo anche assolutamente in una top 3 della semifinale. Sì, assolutamente, ma vabbè, poi ne parleremo sicuramente in un altro video, però probabilmente anche in una bellissima top 5 della finale, diciamolo. Assolutamente. Abbiamo visto che dalle prove che comunque rimane tutto molto simile a quello che abbiamo già visto dai video caricati sul canale ufficiale di Eurovision, però ovviamente la loro capacità di essere così estrosi e anche il divertimento che deriva ovviamente dalla canzone, che è una canzone secondo me veramente degna di nota, non gli darà nessun problema a passare in finale. No, assolutamente non avranno nessun tipo di problema. Un'altra grande ovvietà di qualificazione oggettivamente è Malta. Nonostante, se posso, scusa, lo staging di Malta non sia stato effettivamente così valorizzato, potevano fare molto di più. È vero, infatti anche nei bookmakers è stata superata dalla Francia, perché infatti è stato un po' deludente, dobbiamo dirci la verità, però Sì. va anche detto che comunque la qualità del pezzo rimane indubbia e anche se Certo. magari non sarà la vincitrice finale, sicuramente un ottimissimo piazzamento, non si può dire ottimissimo, ma lo dico lo stesso, lo avrà in finale, quindi anche su questo direi che non ci sono troppe altre discussioni da fare. Poi diciamo anche che nel momento in cui giriamo questo video abbiamo visto le prime prove, quindi sicuramente andranno anche loro a migliorare qualcosa, a sistemare, ad aggiustare. Prossima sicura qualificata direi che è Cipro. La sua capacità sul palco è indubbia, lei è veramente una brava performer, la canzone non c'è nessun dubbio che possa fare breccia, non sappiamo se ai livelli di Fuego, perché ovviamente adesso dopo Fuego è rimasto davvero l'asticella da superare per tutti quanti i partecipanti di Cipro, però insomma direi che siamo abbastanza sicuri che... Sì, lei forse deve fare un pochettino attenzione alla voce, perché ogni tanto le manca un po' il fiato, però tutto sommato è una cosa che tranquillamente migliorerà, non penso che avrà problemi poi sul palco effettivamente durante la semifinale. Grandissima sorpresa l'Ucraina. Ragazzi, Vero. attenzione all'Ucraina, non sottovalutiamola, non se ne parla troppo, ma... Noi avevamo detto dall'inizio che è assolutamente un cavallo di razza questo pezzo, infatti anche nella nostra top 39 finale è arrivata seconda, la nostra reaction era entusiasta, quindi io direi che anche vedendo lo staging, che secondo me è un po' troppo pieno di roba, quindi secondo me non da vittoria, però sicuramente diciamo che la qualificazione c'è e non ci sono dubbi su questo. Sì, allora lo staging effettivamente è tanto pieno di roba. Jaco, hai ragione quando dici che è un po' dispersivo perché a un certo punto non sai dove guardare. Il fatto è che è pieno di roba ma è tutta confezionata bene. C'è ogni minimo dettaglio che ha il posto giusto. Quindi possiamo dare appunto per scontata l'Ucraina in finale. Sì, assolutamente. Prossima qualificata secondo noi è la Svezia, su questo siamo d'accordo, non che sia perfetta la performance, abbiamo visto che ci sono alcuni problemi vocali di Tusse, anche poverino reduce da un intervento, penso alle corde vocali, almeno da quello che ho capito, però la Svezia è la Svezia. Sì, poi comunque la canzone è anche oggettivamente una bella canzone, magari non tra le nostre preferite, però non si può dire che sia brutta. Lo staging tutto sommato è piacevole, quindi non vedo perché debba avere dei problemi, ecco. Poi appunto, come abbiamo già detto, il marchio di fabbrica della Svezia precede la bellezza della canzone, Sì, quindi esatto. ormai è quasi
considerata come una top, una big five già Sì. a prescindere. La prossima che secondo noi si qualifica, anche se qui abbiamo avuto un po' di tentennamenti, diciamolo, non eravamo proprio sicurissimi, è la Romania. La canzone è stupenda, ovviamente, hanno cercato di ricreare il più possibile il videoclip, forse quello è stato un piccolo errore, perché durante la prima prova, poverina Roxanne non aveva voce. Allora, da quello che ho sentito dire anche dalla sua delegazione, lei era molto emozionata. A quanto pare, da quello che ho saputo, è stata tutta la sera prima ad abbuffarsi di McDonald's, almeno da quello che ho sentito. Quindi lei è proprio una di noi, assolutamente una di noi. Però diciamo che ecco, questi problemi che abbiamo visto nelle prove potrebbero impattare sul risultato finale. Poi la canzone secondo me è abbastanza bella, anzi è assolutamente molto bella, e quindi quello farà da apripista per la finale. Però ecco, stiamo attenti perché in caso di fiasco totale potrebbe esserci qualche problema. Probabilmente se riesce a lavorare sul problema vocale, la performance verrà fuori benissimo. Quindi per questo comunque alla fine abbiamo deciso di pronosticare, si dice, esiste? Sì. Di pronosticare la sua qualificazione. Un'altra, secondo noi, qualificata è la Russia, che nonostante abbia un pezzo, diciamo, che non è di immediata presa, perché comunque è un rap in russo, quindi diciamo che non è la cosa più pop del mondo, ma sappiamo che comunque ha il suo fascino assolutamente. Poi lei, Manizza, tiene il palco benissimo, cioè proprio, lei è il palco, cioè a un certo punto lei diventa il palco. È bravissima su questo, quindi non penso che avrà nessun tipo di problema a qualificarsi. Poi diciamoci anche la verità, la Russia ha il suo blocco di voti già, ha un pacchetto di voti che funziona a prescindere, quindi deve essere proprio un mega flop per non qualificarsi. Quindi... E non è sicuramente questo il caso, assolutamente. Esatto. Ok, adesso entriamo in un terreno un pochettino barcollante, cioè parleremo adesso di quelle che secondo noi si qualificheranno, ma non ne siamo proprio convintissimi. Uno tra questi è la Norvegia. Ha tutte le potenzialità per passare, però non lo so, sembra che manchi comunque qualcosa. Lo staging ricrea fondamentalmente quello che abbiamo visto fino ad adesso, con qualche piccola differenza. Ho paura che l'emozione della canzone non riesca ad essere trasmessa. Sì, io ho visto lui un po' emozionato, sinceramente, che potrebbe appunto togliere un po' di quella forza che aveva anche la versione che abbiamo visto nella sua finale nazionale, però secondo me siamo ancora su una certezza, diciamo. Un'altra che è un po' al limite, ma noi siamo abbastanza sicuri che si qualificherà, è il Belgio, che secondo me ha portato uno staging veramente ottimo. Va detto che comunque la canzone non è di facile comprensione per tutti, perché siamo veramente su un livello, diciamo, non Eurovision dal punto di vista dell'immediatezza della canzone. Che dici? Sì, no, questo è verissimo, l'abbiamo anche detto nella nostra prima reaction, non è proprio così eurovisiva. Il fatto che secondo me è stata salvata tantissimo dallo staging. Qua c'è stato quel giusto format, cioè il giusto... Esatto, sono riusciti ad adattare in maniera intelligente questo pezzo che non è perfettamente eurovisivo al format eurovisivo. Esatto, sono riusciti proprio a farlo benissimo, quindi presumo che passi. Secondo me riusciranno ad andare a prendere dei voti particolari, dei voti di qualcuno che magari non è abituatissimo, non è particolarmente amante dei tormentoni eurovisivi, della musica particolarmente pop, quindi comunque la loro nicchia ce l'hanno e secondo me è abbastanza folta da garantirgli un accesso in finale. Ora arriviamo alle dolenti note, nel senso che la nostra ultima qualificata è diversa. Sì, l'ultima che secondo me si qualificherà sarà Israele. Lei ha una bellissima voce, una presenza scenica assurda e non penso che avrà troppi problemi a qualificarsi, sinceramente. Io penso che lei debba puntare molto su quelle whistle note che abbiamo sentito nella versione da studio e che so per certo che riuscirà a portare sul palco, perché ho visto la prova e ci sono. Non sono sicuro dello staging, che mi sembra un po' blando, sinceramente. Ma comunque secondo me la sua capacità indiscussa vocale le può assicurare un posto, cosa su cui io non sono d'accordissimo, perché secondo me invece ci sarà un'altra qualificata che per me è l'Irlanda, non perché sia meglio o peggio di Israele, ma semplicemente perché
ho visto che il supporto per l'Irlanda è cresciuto parecchio nel tempo, la canzone è molto orecchiabile, sebbene non sia diciamo un capolavoro, però anche lo staging sembra abbastanza dinamico e interessante, quindi secondo me invece a qualificarsi in finale sarà l'Irlanda, purtroppo a discapito anche di Israele. Io non è che penso che non si qualificherà l'Irlanda per chissà quale strano motivo, semplicemente che la trovo in confronto ad Israele, che è quella che ho deciso di inserire, un po' più debole. In realtà a me nel tempo la canzone dell'Irlanda, sai che mi ha preso? Però il fatto è che la trovo un po' debole in mezzo a questo contesto. Fosse stata nella seconda semifinale, l'avrei messa come sicuramente qualificata. Bene, quindi abbiamo finito, i nostri pronostici sono stati fatti, vediamo quanto siamo stati capaci di capire questo Eurovision 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi si qualificheranno altre canzoni che noi non abbiamo nominato, come la Slovenia, insomma c'è tutto un mondo ancora di canzoni dietro, quindi scrivetecelo nei commenti, fatecelo sapere. Io direi che per oggi è tutto. Per oggi è tutto, vi ringraziamo dagli Ask Sarriti, alla prossima, ciao!